Tutti sapevamo che questo momento sarebbe arrivato. Fanciulli, dobbiamo parlare di Ultimo Tango a Parigi. Come sempre, prima di continuare, se vi piacciono video che parlano di cinema e di cinema al femminile, questo è il canale che fa per voi, quindi vi invito a mettere like al video, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Dunque, io sapevo che prima o poi avrei dovuto trattare l'argomento Ultimo Tango a Parigi e forse ho procrastinato troppo questa azione. Ma eccoci qui, pronti a parlare di uno dei film più controversi della storia del cinema italiano e non solo. Un film che ha fatto tanto parlare di sé alla sua uscita, ovvero nel 1972, e fa ancora parlare di sé oggi nel 2025. Solo che i motivi di tale discussione sono diversi. E la diversità e complessità di questi argomenti ha a che fare con i contesti storici, ovvero la morale e la politica degli anni 70 erano diverse da quelle del 2025, ovvero moralità, femminismo, storia in generale erano comunque argomenti affrontati in modo differente negli anni 70. Oggi sappiamo che c'è un'attenzione maggiore non solo a livello di femminismo, ma proprio a livello di gestione del set. Ma andiamo per gradi e partiamo dalla sua origine, ovvero l'uscita nei cinema nel 1972 di Ultimo Tango a Parigi. Bertolucci in Italia era visto già come un grande maestro nonostante la sua giovane età, aveva all'incirca 30 anni nel 1972. Figlio del poeta Attilio Bertolucci e aiuto regia di Pierpaolo Pasolini. Bernardo Bertolucci nasce e cresce in Italia, ma non sarà il cinema italiano la sua influenza principale. Come più spesso ripetuto dal regista Emiliano, in realtà lui aspirava ad essere un regista della Nouvelle Vague. Bertolucci ha odiato profondamente la commedia all'italiana, forse ha perdonato il neorealismo, ma la commedia all'italiano non lo poteva proprio sopportare. Passa le giornate alla Cinematheque, entra a 360 gradi all'interno di quello che è il movimento della Nouvelle Vague. E per quanto a Parigi venga ben accolto, in realtà nel momento in cui i suoi film vengono proiettati su grande schermo, il pubblico e la critica francesi in questo caso si ricordano perfettamente che Bertolucci non è francese ma è italiano. Non dico che lo sminuiscono, ma diciamo che non è mai stato realmente uno di loro. Dopo successi come Prima della Rivoluzione e Il Conformista, Bertolucci arriva alla regia di Ultimo Tango a Parigi. Due sono i protagonisti principali di questa pellicola, ovvero Marlon Brandon e Maria Schneider. Marlon Brando non ha bisogno di presentazioni, negli anni 70, nonostante non fosse più nel fiore degli anni, stava vivendo una sua nuova e importante maturazione cinematografica. Per Maria Schneider invece la situazione era differente, parliamo di un'attrice alle prime armi, 19enne, quindi una ragazzina che si affaccia al mondo del cinema. Nonostante le ondate femministe e la rivoluzione sessuale del 68, alcuni ideali non erano riusciti ancora a ripulire il mondo del cinema. Diciamo che non si era trovata una quadra tra la libertà dei costumi e il rispetto del corpo femminile. Quindi di base Ultimo Tango a Parigi nasce già con delle problematiche, ovvero il mettere in scena una relazione puramente sessuale tra un uomo di 60 anni e una ragazza di 20. A questo bisogna affiancare anche la nascita, la maturazione e la gestione di questo rapporto all'interno del film. Perché come spesso succede nei film di Bertolucci, i suoi personaggi tendono a soffrire un po' di agorafobia. Nel senso che tutte le sue storie principali avvengono dentro camere, appartamenti, molto spesso il mondo esterno è un effetto collaterale che infastidisce i suoi personaggi. In questo caso il personaggio di Marlon Brando, rimasto vedovo, sta cercando un appartamento in cui rifugiarsi. Quello stesso appartamento viene visto dal personaggio di Maria Schneider e diciamo che i due a un certo punto si trovano a condividere l'appartamento in cui i due consumeranno dei rapporti sessuali. Un altro dettaglio importante è che dopo metà film i due personaggi si diranno i rispettivi nomi. Quindi voi immaginate tutto questo materiale dato in pasto alla critica e alla moralità italiana dell'epoca. Io so che voi tutti state aspettando il motivo vero per il quale si parla ancora di Ultimo Tango a Parigi. Non si parla di questo film per la critica morale, non si parla di questo film per il tentativo di entrare a far parte del ciclo della Nouvelle Vague, ma si parla di questo film per la scena del burro. Questa scena è diventata famosa non tanto per la sua costruzione registica, quanto per il suo contenuto. Per chi non la conoscesse, diciamo che i due personaggi si trovano ovviamente soli in casa e in un momento di ira e di frustrazione il personaggio di Marlon Brando tira a sé il personaggio della Schneider, la rovescia e usa il burro per avere un rapporto anale con lei. Questa cosa non so YouTube come la gestirà. E di per sé chi non conosce il retroscena del film può dire ok, ma si tratta comunque di una pellicola a sfondo erotico dove le pratiche sessuali sono il pane quotidiano di queste 2 ore di film. Quindi qual è il problema? Nel senso che il personaggio di Maria Schneider non fu avvisato della realizzazione di questa scena, infatti non c'era scritto niente sulla sceneggiatura. Quindi questa ragazza di 19 anni all'improvviso, mentre sta lavorando, si trova ribaltata sulla pancia e vede Marlon Brando che fa quello che fa.
e soprattutto vede l'indifferenza della troupe, compreso il regista. Questo perché attore e regista si erano accordati dietro le quinte, ma non avevano avvertito la Schneider. Ci ricolleghiamo al desiderio di Bernardo Bertolucci di far parte della Nouvelle Vague. Quindi il sogno di Bertolucci era fare cinema verité, in modo che i francesi si accorgessero del suo potenziale come regista della Nouvelle Vague. E quindi cinema verité significava per lui anche il riprendere reazioni vere, non studiate, non recitate. Quando il film uscì nelle sale, però, non fu la scena del burro a scandalizzare e a far gridare allo scandalo tutta la morale e il pubblico italiano. Certo, la scena del burro era nell'insieme, ma erano tante le questioni che portarono i censori a chiedere la distruzione del film. Il film di per sé è un'analisi della solitudine contemporanea, solitudine che troviamo sia in un uomo che ha perso tutto, come il personaggio di Marlon Brando, sia nel personaggio di Maria Schneider, che in realtà rappresenta un po' la noia borghese. E tutti questi elementi vengono ovviamente fuori dalla morte di determinati ideali sicuramente desueti, ma che a loro volta non sono stati sostituiti da niente. E questo è un po' il discorso che abbiamo fatto anche nel video dedicato al Portiere di notte. Perché negli anni 70 la morte, o comunque la disillusione, erano temi fondamentali nel cinema europeo. Perché il 68 a conti fatti ci aveva illuso, ci aveva convinto che una rivoluzione era possibile. E la rivoluzione è stata possibile, ma non ha portato niente di nuovo, ha portato il vuoto, con persone che si sono aggrappate nuovamente ai principi un po' storici e vintage come la religione, il lavoro, la famiglia, e altri che non hanno saputo più a cosa aggrapparsi. E di conseguenza il cinema degli anni 70 cerca di restituirci questo, lo specchio di una società totalmente in frantumi. E in frantumi sono anche i personaggi di Ultimo Tango a Parigi. Ora, Bertolucci fa una critica estrema usando sicuramente dei termini poco carini, utilizza il corpo e la sessualità per mostrare la solitudine e il senso di estraneità che ognuno di noi prova. La religione è sicuramente uno dei suoi bersagli preferiti e forse uno dei motivi per il quale Ultimo Tango a Parigi fu censurato. Tuttavia, il caso di censura di Ultimo Tango a Parigi non penso abbia precedenti e forse non ha nemmeno un successore. L'ufficio censura ovviamente chiede nell'immediato il sequestro del film a causa del contenuto sessuale e del suo tono immorale. La magistratura italiana inoltre ordina sequestro delle copie, processo per oscenità e divieto di proiezione. Ed è uno dei pochi casi di film d'autore condannato penalmente. Nel 1976 il film viene condannato alla distruzione materiale delle copie, una misura quasi medievale. Brando e Bertolucci ricevono pene, sospese alla fine, e a Bertolucci viene revocata la fedina penale per 5 anni, impedendogli di votare. La pellicola viene alla fine salvata solo perché alcune copie erano già all'estero, quindi in pratica Ultimo Tango a Parigi sopravvive solo grazie alla circolazione internazionale. E quale fu l'effetto di tutta questa censura? Ovviamente quello di renderlo ancora più popolare. Questo perché nel 1982 ci fu una nuova stampa di Ultimo Tango a Parigi che ne consentì la diffusione, anche perché le accuse erano decadute. E ovviamente tutti andarono a vedere il film, ma proprio tutti. E questo film è stato definito a lungo uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci e arriva a noi con un sapore dolce amaro. Nel senso che vedere questo film con gli occhi di una persona o comunque di un cineasta o chi che sia del 2025 ci fa capire che alcune cose sono state gestite male e che non si è dato peso a tante dinamiche che avrebbero potuto salvare la vita dell'attrice, ovvero di Maria Schneider. Maria Schneider per fortuna non si è tolta la vita dopo Ultimo Tango a Parigi, ma per lei dopo è diventato sempre un po' più complesso fare film. Da un lato perché è stata vittima di quel fenomeno che purtroppo imprigiona la maggior parte delle attrici che vengono viste solo come sex symbol, ovvero vengono affidate loro sempre parti un po' frivole, e la conseguenza di questo è che una volta passata la giovinezza per loro non vi è più spazio nel mondo del cinema. Ovviamente oltre ai danni lavorativi Maria Schneider si portò dietro anche gravi danni psicologici. Ora, Ultimo Tango a Parigi è un film, è finzione, la scena era girata su un set, quindi era tecnicamente lavoro, ma l'attrice non era stata avvertita. E se tu non avverti qualcuno di una scena del genere, quel qualcuno non ti può dare il consenso. E se non c'è consenso, è violenza. Infatti, negli anni tra il 2010 e il 2013, ovvero gli anni in cui uscì l'ultimo film di Bernardo Bertolucci, ovvero Io e te, ovviamente i più giovani riscoprirono la filmografia del regista emiliano. E nella contemporaneità noi abbiamo uno strumento potentissimo, ovvero i social. Da lì si è aperta tutta una discussione che ovviamente roteava intorno alla scena del burro. Una discussione che molto spesso ha dato ragione ai censori del 1972, ovvero per molti Ultimo Tango a Parigi è una pellicola totalmente immorale che non avrebbe
avrebbe ragione di esistere. Questo perché è una continua mancanza di rispetto nei confronti di Maria Schneider, nel senso che noi vediamo concretamente un abuso reale su grande schermo. Questo fenomeno, che i più possono chiamare cancel culture o tutto quello che volete, in realtà andrebbe un attimo analizzato. Perché in molti si chiedono: ma com'è possibile oggigiorno fare del cinema erotico se non è più possibile fare niente? Citazione. In realtà non è che le cose non si possano fare, solo che oggi abbiamo un'etica diversa, più solida e più attenta. La prova è che se guardiamo all'interno del cinema porno abbiamo il porno etico con autrici donne come Erika Lust. Quindi non potete venirmi a dire che non è più possibile parlare di sesso o rappresentare il sesso se ci sono di mezzo le donne. Nel caso dell'erotismo nel cinema è vero che molte volte sfioriamo un po' gli estremi. Nel libro Revolutionary Desire si parla abbondantemente di questo aspetto ed è un libro che io vi consiglio di recuperare. È in inglese, ma raga, non è un inglese difficile ed è un saggio molto interessante. Nel libro si parla di quanto l'erotismo oggigiorno sia in realtà un argomento di discussione e si cerca di ragionare su come poter bilanciare il cinema erotico all'etica contemporanea. Etica che ovviamente cerca di restituire un'idea di desiderio sessuale senza compromettere il corpo delle donne e la loro volontà. Il libro estrapola un pezzo di un'intervista fatta a Ben Buckley, l'attore di You. L'attore in questione dice che durante le registrazioni della serie You alcune volte ha avuto difficoltà nel baciare le proprie coprotagoniste perché lui la vedeva come un tradimento e nella sua testa lui doveva solo baciare sua moglie, tant'è che a un certo punto dice che nelle produzioni successive cercherà di non baciare mai concretamente un'attrice. Se decidi di fare l'attore, sai che ci saranno delle scene in cui probabilmente dovrai almeno baciare la tua coprotagonista o il tuo coprotagonista. Chiaramente se non lo vuoi fare, non lo fai, ti scegli film di altro genere, non necessariamente romantico. Ma se si decide di girare una pellicola romantica che vuole affrontare un discorso relativo alla storia d'amore, al desiderio sessuale, quelle scene saranno presenti. Ed è qui che entra in ballo una delle figure più importanti dell'epoca contemporanea, ovvero l'intimacy coach. L'intimacy coach non si limita solamente a fare una coreografia della scena di sesso tra gli attori, ma li educa all'intimità. Ci sono degli esercizi che gli attori svolgono prima di girare la scena in questione, in cui imparano a relazionarsi con i rispettivi corpi, capiscono quali sono i punti che magari il coprotagonista non vuole che si tocchino e viceversa, oppure quali sono i punti che fanno stare l'attore tranquillo e quindi ci si può toccare quanto vuole. Alcuni potrebbero dire: ok, però questo rende plastica la scena, finta. Ma ragazzi, il cinema è finzione. E citando uno dei più grandi documentari sulla storia del cinema, la regia e il cinema non è altro una bugia che serve a dire la verità. In conclusione, però, per quanto riguarda Ultimo Tango a Parigi, cosa ne penso? È un film che va censurato? No. Ma analizziamo la cosa. Per me nessun film andrebbe mai censurato. I film vanno contestualizzati, spiegati, perché Ultimo Tango a Parigi ci ha mostrato qualcosa di tremendo ai danni di un'attrice, di una donna e di una ragazza. Ed è giusto per certi versi che quel pezzo di storia marcia resti lì, in modo che tutti possano vederla, criticarla e far sì che quella mancanza di rispetto, che quella mancanza di etica non avvenga più. Perché se iniziamo a cancellare la storia, iniziamo anche a dimenticarla. Noi non dobbiamo cancellare gli orrori che abbiamo fatto, dobbiamo spiegarli. Dobbiamo capire perché siamo arrivati a farli e fare in modo di non far più quelle azioni. Poi sul valore artistico e registico non mi esprimo, è un film diretto molto bene. Certo, se vogliamo tirare in ballo film che parlano della noia borghese, dello struggimento della solitudine contemporanea, secondo me ci sono dei migliori. Ma la mia opinione su Ultimo Tango a Parigi è questa, è un film che non rivedrei, l'ho visto un paio di volte e sono a posto così. È un film che ho capito perché si capisce qual è lo scopo del regista, ma è uno scopo che Bertolucci ha raggiunto ai danni di qualcun altro. E questa dinamica è una dinamica che va spiegata, affrontata, e per questo il film non va bruciato, va fatto vedere e va spiegato. Dalla mancanza di etica si può insegnare il rispetto e dalla mancanza di dialogo e di avvertimenti si può spiegare la comunicazione. Fanciulli, io mi sono sfogata e spero di aver fatto arrivare il messaggio, ma ora tocca a voi. Cosa ne pensate di Ultimo Tango a Parigi? Qual è la vostra opinione sulle varie controversie? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video.